In tantissimi ragazzi mi avete detto, anche a me piacerebbe avere un asinello, tenere 1 o 2 asinelli, ma quanto costa? Quanto costa mantenere un asino in un anno? Quanto mi costi? Dimmi quanto mi costi tu in un anno? Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Quanto mi costi? Beh, le variabili sono diverse. Diciamo che loro come animali non sono molto costosi perché mangiano fieno, che costa poco, e mangiano un fieno relativamente economico perché comunque mangiano un fieno di primo taglio, povero. Quando andiamo a comprare il fieno per gli asini dobbiamo chiedere un fieno magrissimo, il più magro possibile e il più fibroso possibile, perché loro sono animali che hanno bisogno di pochi nutrienti. Questo è un ballone tipo di roba che gli do agli asini, quindi vedete che è molto lungo, molto fibroso, molto grosso come fieno, però non va bene perché è pieno di muffa. Se voi volete risparmiare sugli asini, sui cavalli, dandogli del fieno in queste condizioni, questo qui era uno dei tanti che mi hanno portato e capita che c'è, nella partita grossa capita il ballone muffo. Questa muffa qui ci fa risparmiare quando lo andiamo a comprare, perché spesso trovate i commercianti che vi dicono ti do questo qui, te lo do a metà prezzo, tanto va bene lo stesso, è asciutto, eccetera. No, non va bene, perché voi magari per risparmiare un 20-30 euro di un ballone andate poi a spendere 180-200 euro di veterinario, capito? Il fieno deve essere bello, fibroso, lungo, così, fibroso, bello lungo, bello grosso, se c'è dentro dei ramoscelli, dei pezzi di rovo va bene, e facciamo contento anche il contadino perché di solito la medica, il secondo, il terzo taglio, quei fieni lì belli ricchi, valgono di più e si dà a chi ha le vacche, a chi ha i manzi. Sono fieni molto forti. Per l'asino non va bene assolutamente, il fieno giusto è questo, però deve essere ben asciutto, senza muffe. Se vedete un ballone così buttate via tutto il ballone completamente. Quindi fieno magro, il fieno magro costa poco, molto fibroso, molto povero. Poi abbiamo bisogno di cure. Fieno, diciamo, almeno un 3,5 kg al giorno. Chiaramente Fiocco che è piccolino ne mangerà un 3,5 kg, 4 kg. Luna che è più grande ne mangerà un 5 kg, 4-5 kg. Poi dipende chiaramente dalla tipologia di fieno. Più il fieno è ricco, meno mangiano. Però non deve essere troppo ricco, perché potrebbero avere problemi di obesità, problemi di stomaco, problemi di zoccoli. Poi abbiamo il vaccino, e siamo dalle 30 alle 50 euro. Vaccino antinfluenzale e antitetanica. Ragazzi, non scherzate su queste cose. Se un asino prende il tetano, muore. Cioè non c'è, ma forse io lo curo. No, non c'è modo. Quindi il vaccino antinfluenzale e antitetanico va fatto. Poi hanno gli zoccolini. Vediamo questi zoccolini che hai te. Gli zoccolini vanno, non come i cavalli, però vanno pareggiati, almeno una volta ogni 2 mesi. E ci costa dalle 30 alle 50 euro se non sono ferrati, di solito gli asini non si ferrano. Quindi 30-50 euro in base al pareggiatore che troviamo, al maniscalco, in base alla zona, 6 volte all'anno, perché una volta ogni 2 mesi. Poi abbiamo 2 esami all'anno per il vermifugo e siamo intorno alle 20 euro, e per il vermifugo ci vuole all'incirca un 40 euro, 2 volte all'anno, quindi 2 esami e 2 vermifugo. Poi cosa abbiamo? Poi abbiamo la paglia che influisce circa per la metà del fieno, e questo se tutto va bene. Se tutto va bene, sono queste spese. Chiaramente possiamo avere dei problemi di colica, possiamo avere dei problemi di ferite, l'asino può mangiare qualcosa di strano, abbiamo bisogno dell'intervento del veterinario e lì è un attimo salire. Quindi vediamo un po' il conto minimo, prendiamo carta e penna e vediamo un asino, tu per esempio, quanto mi costi in un anno, vediamo, senza imprevisti. Andiamo sul ballone, va, che io quando faccio i conti mi piace stare sul ballone. Allora, carta e penna. Sempre, ci vuole sempre carta e penna, ragazzi, anche se lavoriamo in campagna, molto importante. Allora, il fieno lo stiamo pagando 17 euro al quintale. Sembra tanto, portato, quindi intendiamo un ballone di fieno che prendono e ce lo portano qui. Chiaramente anche quello va calcolato, non va calcolato il prezzo del fieno solo, però a portarcelo qui, se non ce lo andiamo a prendere noi, costa 17 euro. A inizio stagione costa un po' di meno, in stagione molto svantaggiose costa di più, diciamo 17 euro al quintale. Quindi il nostro asinello mangia, teniamo conto, 5 kg al giorno.
5 kg per 365 giorni all'anno sono 1852 kg. 1852 e cerchiamo di stare un po' bassi perché poi loro mangerebbero di più, se gliene mettiamo di più loro mangiano di più senza nessun problema. Quindi per 17 centesimi, che è il costo al chilo, se sono 17 euro al quintale, viene fuori 310 euro. Virgola 25, dai, mettiamo anche i 25. La paglia incide circa per il 50% del fieno, di conseguenza stiamo parlando di un 170 euro. Poi abbiamo la limatura costa dalle 30 alle 50 euro in base al pareggiatore, in base alle condizioni in cui è il nostro asino. Quindi teniamo conto 40 euro, quindi sono 40 euro per 6 e sono 240 euro. Il vermifugo lo andiamo a fare 2 volte all'anno e ci costa circa un 30 euro, quindi 30 per 2 sono 60 euro. Gli esami vanno fatti 2 volte all'anno per capire il vermifugo. Il vermifugo è un medicinale che gli libera l'intestino dai vermi, perché comunque si creano dei vermi intestinali. Ci sono diversi tipi di verme intestinale e noi se facciamo l'esame riusciamo a trovare il vermifugo giusto per il verme che ha. Poi magari facciamo l'esame e il verme non ce li ha, il vermifugo non serve, non è mica detto. Però comunque l'esame se lo andiamo a fare 2 volte all'anno ci costa circa 20 euro esame, 20 euro per 2 fa 40. Tutto scritto, ragazzi, non c'è nessun problema. Il vaccino sono dalle 30 alle 50 euro all'anno e ce lo fa il veterinario. Noi calcoliamo quindi 40 euro. Dalle 30 alle 50, 40 euro. Anzi, sarebbe più giusto mettere 50 euro perché già che c'è gli facciamo fare una visita, è più 50. Limatura denti. Il problema degli asini, soprattutto quelli vecchi, ma anche i cavalli, è che col tempo, se gli abbiamo dato magari del fieno non troppo duro, eccetera, si formano delle punte. Quindi il dente dell'asino cresce sempre, come i denti del coniglio. Se non si lima abbastanza, in automatico, ogni tanto abbiamo bisogno di un veterinario apposito che lima i denti. Non si fa tendenzialmente tutti gli anni, però su un animale vecchio può essere che ne abbiamo bisogno. Limatura denti va dalle 80 alle 180 euro. Chiaramente bisogna vedere il veterinario, bisogna vedere quanti denti deve limare e l'entità del danno. Facciamo 110 euro, facciamo un po' una media, anzi no, facciamo 140 euro. Perché c'è l'anno che non si fa, c'è l'anno in cui si fa. Quindi 140. Allora, pronti per il super totalone, 310,25, col fieno sono stato molto basso perché anche qui se utilizziamo le ballette il fieno costa molto di più e tendenzialmente agli asini gli andiamo a dare di più da mangiare, perché comunque è anche un po' un passatempo se ce li abbiamo chiusi per la maggior parte della giornata. Se li lasciamo liberi e abbiamo un prato a disposizione, chiaramente ne mangiano di meno di fieno. Tenete conto che è circa un terzo il peso a grandi linee, il peso dell'erba in confronto al fieno, quindi se mangia 1 chilo di fieno vuol dire che deve mangiare 4 kg di erba, 3 kg di erba per sostituire 1 chilo di fieno. 310 più 170 più 240 più 60 più 40 più 40 più 50 più 140 sono 1050,25. Questo qui è secondo me il costo base di un asino. Se poi iniziamo ad avere dei problemi, se l'asino inizia a fare la colica, se si graffia da qualche parte, se si fa male, eccetera, è tutto un costo in più e dobbiamo tener conto che quel costo lì va in più. Secondo me il fieno potevamo stare un po' più larghi perché a 3,10 siamo un po' bassini. A livello di integrazione, quindi mangime e quant'altro, asini non hanno bisogno di granché. Se l'asino è a posto e sano non ha bisogno di niente. Evitiamo fioccato,
avena, se proprio vogliamo dargli un po' di avena o della polpa di barbabietola, che si utilizza soprattutto se abbiamo un animale vecchio un po' malato che non ha voglia di mangiare, la polpa di barbabietola ammollata nell'acqua e anche l'avena ammollata nell'acqua, perché sennò l'asino diventa matto, gliene possiamo dare una manciata. Non ho calcolato neanche il sale, il rotolo di sale che loro devono leccare. Stiamo parlando di qualche 10 euro all'anno, se vogliamo fargli l'integrazione, il sale, diciamo un 20 euro. Che se iniziamo ad avere 3 asini sono un 60 euro all'anno. E poi non ho calcolato anche tutto il discorso del recinto, dell'affitto eventualmente del terreno, dell'acqua anche, però vabbè l'acqua ci influisce poco, all'incirca sono un 20 litri al giorno, minimo un 20 litri al giorno dobbiamo tener conto per stare tranquilli. In estate bevono di più, in inverno bevono di meno. E capezze, attrezzature e quant'altro, diciamo, e poi, importante, l'asino non può essere mai preso da solo. Anche le capre, si dice, io lo tengo con le caprette, meglio che da solo con le caprette, però per aver l'asino ce ne vogliono almeno 3 per fare un bel lavoro, per far star bene l'animale, almeno 3. Quindi 3 asini, dobbiamo tener conto un 3.150 euro all'anno. Se tutto va bene, se tutto va per il verso giusto. Se riuscite ragazzi, prendetelo l'asino. Se non riuscite, e i conti sono questi, non si può troppo scappare, lasciate stare, non portatevi in casa un asino che poi dovete dar via in giro perché non riuscite più a mantenerlo. Mi raccomando, gli asini sono animali meravigliosi, però i conti sono sempre molto importanti. Per questo video è tutto ragazzi, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.